Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere le disequazioni esponenziali. Vi ho proposto due esercizi perché nelle disequazioni è importante distinguere tra una base maggiore di 1, come qua che ho 5, e una base compresa tra 0 e 1, come qua che è un 27esimo, quindi 0, qualcosa. Come nelle equazioni esponenziali elementari, quello che dobbiamo fare è far sì che sia al primo che al secondo membro della disequazione ci sia la stessa base. Andiamo a risolvere la prima. Innanzitutto divido sia a destra che a sinistra per 250. In questo modo il coefficiente davanti alla mia incognita, che è la seguente, è 1, mentre al secondo membro 2 diviso 2 1 e 250 diviso 2 125. Ora la prima parte la ricopio, mentre 1 fratto 125 lo posso scrivere come 1 fratto 5 alla terza, perché 5 per 5 per 5 fa 125. Abbiamo detto che in questo tipo di disequazioni il nostro scopo è avere la stessa base sia al primo che al secondo membro. Quindi la prima parte la ricopio di nuovo e al secondo membro 1 fratto 5 alla terza, per la proprietà delle potenze, diventa 5 alla meno 3, perché sappiamo che tutte le volte che ho una base, un quinto, la posso ribaltare 5 purché cambio segno all'esponente. Qua era un quinto tutto alla terza e quindi è diventato meno 3. Ora che ho la stessa base a destra e a sinistra vado a considerare solo gli esponenti e siccome la base è maggiore di 1 il simbolo che c'è qui lo devo ricopiare e quindi diventa x fratto 3 maggiore di meno 3. Se ci pensate, come nelle equazioni esponenziali elementari, anche qui vado a prendere in considerazione solo gli esponenti e siccome la base è maggiore di 1 ricopio questa disequazione. A questo punto è una disequazione di primo grado, moltiplico ad ambo i membri per 3, così facendo 3 e 3 si semplifica, quindi al primo membro ho x maggiore di 3 per 3 9 col segno meno. E questa è la soluzione di questa disequazione qua. Andiamo a vedere questa, così vi faccio capire cosa cambia nel caso in cui la base sia un numero compreso tra 0 e 1. Anche qui il nostro obiettivo è fare in modo che sia al primo che al secondo membro abbiamo la stessa base. Entrambi i numeri sono multipli di 3. 27 infatti lo posso pensare come 3 alla terza, quindi scrivo 1 fratto 3 alla terza e 81 lo posso pensare come 3 alla quarta. Ora, per le proprietà delle potenze, un terzo tutto alla terza, perché 1 alla terza fa sempre 1, elevato alla x lo possiamo pensare come un terzo alla 3x, perché vi ricordo basta moltiplicare gli esponenti tra di loro, 3 per x, 3x. Stessa cosa, questo lo posso scrivere come un terzo tutto alla quarta. Siamo riusciti a ottenere la stessa base sia al primo che al secondo membro, quindi anche qui andiamo a prendere in considerazione gli esponenti, ma siccome la base è un numero compreso tra 0 e 1, invece di scrivere maggiore devo scrivere minore. Quindi la regola è molto semplice. In una disequazione esponenziale, se la base è maggiore di 1, quando vado a considerare gli esponenti ricopio il verso. Se c'è maggiore metto maggiore, se c'è minore metto minore. Mentre in una disequazione in cui la base è un numero compreso tra 0 e 1, quando vado a considerare gli esponenti devo invertire il verso. Qua c'era maggiore, ho messo minore, viceversa se ci fosse stato minore dovevo mettere maggiore. A questo punto questa è una disequazione di primo grado, vado a dividere a destra e a sinistra per 3, così facendo 3 3 si semplifica, quindi diventa x minore di 4 terzi. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un po' più difficile. Siamo sempre in una disequazione esponenziale, quello che noto è che ho la base 2 e qua la base 4 che posso ricondurla a 2. Quindi ricopio 17, questa radice per le proprietà delle potenze diventa 2 alla x più 1 fratto 2. Perché vi ricordo che per le proprietà delle potenze una radice la possiamo scrivere come un esponente fratto in cui al numeratore ho x e da noi è x più 1 e al denominatore ho l'indice della radice, da noi era sottinteso 2 e quindi al denominatore ho messo 2. Allo stesso modo di qua 34 lo ricopio, 4 lo posso pensare come 2 alla seconda, x meno 3 che era l'esponente lo vado a ricopiare, quindi lo scrivo tra parentesi perché moltiplicherà il 2,
fratto 3 perché l'indice di radice secondo questa regola va al denominatore. Ora ho finalmente la stessa identica base a destra e a sinistra. Divido tutto per il coefficiente che c'è davanti a questa mia incognita, quindi tutto per 17. In questo modo 17 e 17 si semplifica e 34 diviso 17 fa 2. Questo termine lo ricopio. Qui ho 2, che lo posso pensare come 2 alla 1, per 2 alla tutta questa roba qua. Per la proprietà delle potenze vi ricordo che se ho un per, avendo le stesse basi, devo sommare gli esponenti. Quindi ricopio la base 2 e sommo gli esponenti. Qui 1 più tutta questa quantità qua. Ora vado a considerare solo gli esponenti perché ho 2 alla qualcosa al primo membro e 2 alla qualcosa al secondo membro, che era quello che volevo ottenere. Siccome la base è 2, cioè maggiore di 1, devo ricopiare questo verso. Andiamo a fare l'MCM, che tra 2 e 3 è 6. I calcoli sono 6 diviso 2, 3. Moltiplichiamo tutto il numeratore per 3. 3x, 1 per 3, 3. 6 diviso niente 6, per 1 6. 6 diviso 3 2, devo moltiplicare 2 per tutto il nostro numeratore. Davanti c'è un 2, quindi 2 per 2 4, 4 per x 4x, 4 per 3 12. Mando via i denominatori e ora porto tutte le incognite al primo membro e tutti i termini noti al secondo membro, ricordandomi di cambiare segno. Quindi 3x lo ricopio, questo portato di qua diventa meno 4x, 3 lo porto al secondo membro, diventa meno 3 e ricopio 6 meno 12 che sono già al secondo membro. Sommiamo, 3 meno 4 fa meno 1x, quindi scrivo solo meno x perché l'1 possiamo ometterlo. Meno 3 più 6 fa più 3, più 3 meno 12 fa meno 9. Vi ricordo che tutte le volte che in una disequazione l'incognita ha segno meno, devo cambiare segno a tutto e cambiare anche verso. Se non vi ricordate questa regola, magari andate a ripassare la mia playlist sulle disequazioni lineari, così vi togliete ogni dubbio. Per cui meno x diventa x, maggiore diventa minore, meno 9 diventa 9 e questa è la nostra soluzione. È arrivato il momento di andare in palestra, ma la palestra della mente. Dopo aver visto me, ora tocca a te allenarti. Fai pratica con questi esercizi e se hai qualche dubbio riguarda attentamente il video per non perderti tutti i passaggi. Del resto, imparare il metodo giusto è il segreto alla base del successo in matematica. Allora, com'è andata? Spero che questo video ti sia stato utile e che ti sia anche divertito un po' a fare gli esercizi, così come mi diverto io. Alcuni passano il tempo a giocare ore e ore, videogiochi, giochi all'aria aperta o quant'altro, io invece gioco con la matematica. Spero di trasmetterti anche un pochino della passione che ho io per questa materia. Io sono Monia Tomassini e come ormai sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo nella prossima playlist.